sulle rive del fiume Mekong, per un tratto di Cambogia e nella parte meridionale del nord-est della Thailandia, l'Isan, in particolar modo sull'altopiano del Korat, si sono stanziati i Ku. Chi sono i Ku? Sono un'etnia indigena del sud-est asiatico. Questi agricoltori, pescatori e abili addomesticatori di elefanti. In Thailandia l'80% di questo gruppo indigeno vive e è suddiviso tra le province di Sisaket, Buriram e Suri. Il protagonista della nostra storia ha origini Kui e nasce proprio nella provincia di Suri. Si chiama Sombath, ma tutti lo conosciamo come Buakhao Banchamek. Allora, capiamoci bene. Quando ho deciso di parlare di Buakhao, sapevo che non sarebbe stata un'impresa facile. Tuttavia, mai avrei pensato di avere a che fare con un personaggio di tale caratura. Questo è il motivo per cui questo video non sarà un video come tutti gli altri su questo personaggio. Non ti darò un elenco di match e combattimenti dove ti spiegherò perché Buakhao è diventato il campione del K1 World Max. Qui ti racconterò passo passo la sua storia di ragazzino di provincia del nord-est della Thailandia che non solo diventa campione, ma diventa una superstar a livello mediatico. Non solo diventa youtuber. Eh sì, lo fa davvero e ha un canale di 600.000 iscritti. Sub!อย่าลืมกดซับ Se lo dice lui, forse è meglio iscriversi. Ma torniamo a noi. Diventa studioso, modello, attore, militare e uomo capace di rompere gli schemi. Perché lui rompe gli schemi fin dall'inizio. Lui non è il classico campione figlio di campioni. Già da ragazzino, quando ancora era chiamato Sombath, non veniva da una famiglia di campioni, veniva da una famiglia di agricoltori. Si innamorò della Muay Thai insieme al fratello, guardando i combattimenti da fan, quindi fuori da questo mondo. E insieme prese la sua famiglia e ragionò sull'argomento, sulla possibilità di diventare un combattente. La sua famiglia apprezzò la cosa e si andò ad allenare nel campo più vicino a casa. Da lì, negli anni successivi, da ragazzino fino ai 15 anni, combatté nella provincia, facendo quasi un centinaio di match. Kiat Anan, questo era il suo nome di combattimento, il suo primo nome di combattimento, nome che tenne fino a quando conobbe Mr. Ratchanathan. Chi era questo Mr. Ratchanathan? Era il promotore di una famosa palestra di Bangkok, da cui nacque un grandissimo connubio col nostro futuro campione, il nostro futuro Buakhao, perché è grazie a questo personaggio che Buakhao entrò in contatto con la Porpramukh Gym. Mr. Ratchanathan era il promotore della Porpramukh e andava nel nord-est della Thailandia per procacciare i nuovi campioncini per poterli far crescere nella prolifica Muay Thai della capitale. E questo era il suo momento. Sombath, sotto l'effigie della Porpramukh, cambia nome in Buakhao Porpramukh. Da lì incominciò a combattere nella Bangkok, negli stadi di Bangkok, dove si fece un nome. Qualcosa non andò secondo i piani. Nonostante Buakhao fosse il primo nei ranking, non vinse mai un titolo nei due stadi più importanti, Lumpini e Rajadamner. C'era un altro grandissimo combattente che gli rubava la scena. Si chiamava Namsak Noi. Ti ho già accennato di lui nel video su Nongo. Namsak Noi, soprannominato l'imperatore. L'imperatore perché? Perché ha detenuto per tanti anni, diversi titoli nei maggiori stadi in diverse categorie di peso. Stiamo parlando di un combattente che affrontò Saenchai e lo batté, ma non il Saenchai di oggi vecchio fuori forma, che poi in realtà non è fuori forma. Stiamo parlando di un atleta che batté il Saenchai forte degli stadi. Namsak Noi era il caposquadra del team di Buakhao ed era proprio lui che sarebbe dovuto andare a combattere in Giappone al K1 World Max. Il K1 World Max era al tempo la maggior promotion di sport da combattimento del mondo. Era una vetrina assurda per gli atleti che vi combattevano e un fighter del calibro di Namsak Noi sicuramente avrebbe fatto la sua porca figura. Ecco, il fatto è che quando il destino decide che è il tuo momento, tu non puoi fare altro che presentarti alla sua chiamata. Namsak Noi, pochi giorni prima di andare
in Giappone si infortunò e il posto passò direttamente al nostro protagonista. Buakaw, che non deluse le aspettative, andò in Giappone e tornò vincitore, vincendo non una ma ben 2 edizioni del K1 World Max, e lì cominciò l'ascesa del nostro campione. Il campione è Sun Pickup con la cintura in mano, di fianco a lui alcuni membri del suo team, ma non solo, c'è anche suo padre che fin da quando era bambino aveva creduto in lui e lo aveva spronato a intraprendere la carriera del fighter, e in questo momento era lì a godersi i frutti del lavoro che suo figlio aveva messo in atto. È così che tutta la Thailandia, e non solo, accolse Buakaw al ritorno del Giappone. Fuochi d'artificio, feste, comparsate su delle riviste e persino in televisione. Buakaw stava creando il suo personaggio mediatico, permeato di macismo, diciamocelo. Sì, ma perché se la prende con i banani? Ma basta! L'apice lo raggiunse al cinema, interpretando un ruolo nel film Il Samurai di Ayutthaya. Oh, capitolo interessante da approfondire, perché questo film è basato sulla storia vera del protagonista, Yamada Nagasama. Chi era questo Yamada? Yamada, alla fine del 1500, inizio 1600, nel regno di Ayutthaya, lui fece il capovillaggio per il villaggio giapponese del regno. Oh, ovviamente è una caratterizzazione di questo personaggio, non aspettatevi di trovare scene e storie reali prese dalla storiografia ufficiale, anche perché la storiografia ufficiale Thai ne abbiamo già parlato forse. Buakaw cosa c'entra con questo film? Niente, fondamentalmente nel film interpreta il ruolo di quello che lo pesta. Beh, che dire, era a tutti gli effetti sulla cresta dell'onda. Pensate che venne perfino in Italia a combattere. Tra l'altro, in quella serata noi italiani facemmo una figura veramente ignobile. Cosa successe? Successe che mentre Buakaw combatteva, qualcuno gli fece sparire il Moncon. Al mondo uno ce n'è. Fortunatamente l'organizzazione dell'evento aveva le telecamere accese e sono riusciti a farselo restituire. Tuttavia non hanno mai rivelato chi fosse stato a rubare il Moncon. Ecco, se mi stai guardando, vergognati ancora un po'. Che evento era? È stato il primo evento della Yokkao al mondo. Si è tenuto a Milano nel 2012 e si chiamava Yokkao Extreme. C'ero anch'io, tra il pubblico ovviamente, non combattevo. Combattevano tantissimi campioni di Muay Thai dell'epoca e Buakaw in questo specifico evento chiudeva la serata. Durante l'evento è interessante dire che aveva combattuto Saenchai contro Fabio Pinca. Questo combattimento è stato l'unico match dove Saenchai abbia mai perso contro un Farang, contro uno straniero. Com'è andato il combattimento di Buakaw? Io non ho molti ricordi di quell'evento, degli ricordi sfocati. Mi ricordo sicuramente una cosa: il corpo di Zbar Askerov, l'avversario di Buakaw. Askerov è un russo, quindi di carnagione molto chiara, che sotto i calci devastanti del thailandesi diventava rosso. Il costato totalmente rosso, martoriato dai calci di Buakaw Porpramuk. Nice left knee from him as well. Beautiful. Tuttavia è proprio quando si naviga sulle creste più alte delle onde che si rischia di sprofondare nelle profondità più recondite dei mari. Da quell'ultimo combattimento in Italia sono passati 3 mesi e Buakaw non si è più presentato in palestra e adesso è lì, seduto davanti alle telecamere che sono accese con milioni di spettatori e fan a guardare il suo discorso. Sì, perché lui adesso sta per rompere ufficialmente con la Porpramuk. Il gestore della palestra gli aveva rubato il 95% di tutti i suoi guadagni e Buakaw non ne poteva più. Era arrivato per lui il momento di rompere ancora gli schemi e rompere anche definitivamente con questo campo. Ecco, da lì in avanti si susseguiranno alcune vicende legali che vedranno Buakaw e la Porpramuk protagonisti, come ad esempio il fatto che Buakaw non poteva combattere senza il patrocinio della palestra perché era sotto contratto da questa. Lui se ne frega e fa un evento a Pattaya
con il TIE Fight. La Paul Pramuk cita in giudizio sia Buakaw che il TIE Fight. In maggio sembra che le due parti avessero trovato degli accordi. A Buakaw andavano restituito il 60% dei suoi guadagni dal 2009 a oggi, la Paul Pramuk si poteva tenere il 40% che alla fine si era già preso. Tuttavia in giugno Buakaw decide di non scendere a compromessi e vuole indietro il 100% dei suoi guadagni. Posso sopportare un duro allenamento ma non un trattamento scadente. Così esordisce in giugno il nostro campione, che spiazza tutti e dichiara a telecamere accese di ritirarsi ufficialmente dai combattimenti. Tuttavia da lì a qualche mese si iniziano a vedere in giro sul web delle foto di lui che si allena di MMA, di Jiu-Jitsu. Molti auspicano un suo combattimento nel mondo delle MMA. Tra questi molti io non ero presente, sia chiara come cosa. Per fortuna non ci sarà mai un vero e proprio passaggio nell'MMA da parte di Buakaw. Alla fine si trova un accordo e lui può continuare a combattere mantenendo il suo nome di combattimento Buakaw ma togliendo il suffisso Paul Pramuk. Da questo momento in avanti utilizza il suo cognome Banchamek, Buakaw Banchamek. Ecco, ora per un atleta del suo livello c'è un problema da risolvere. Il fatto di, innanzitutto, trovare uno sponsor. Problema numero 2, il fatto di trovare una palestra. Buakaw anche questa volta rompe tutti gli schemi. Trova lo sponsor che è la Yokkao e apre non una palestra, ma ben 2 palestre. Una vicino alla sua città di nascita, a Surin, ma non la apre solo per se stesso in maniera egoistica, ma anche per aiutare i ragazzini del villaggio a crearsi una carriera, a crearsi un'opportunità di un futuro. Oltre a questa palestra ne apre un'altra a Bangkok che si chiama Banchamek Gym, diventa un vero e proprio punto di riferimento innanzitutto per i turisti che vanno in vacanza in Thailandia. La Banchamek chiuderà e apre un nuovo progetto a Chiang Mai nel nord della Thailandia che si chiama Buakaw Village, che non è solo un campo di allenamento ma vi è anche un bar e dei campi con delle coltivazioni. Agricoltura, mondo a cui Buakaw è fortemente legato perché viene da una famiglia di agricoltori, quindi è nato in quel mondo e grazie alla sua figura di personaggio mediatico riesce a rendere onore anche a quel mondo. Buakaw, come abbiamo visto in questo video, è un vero e proprio personaggio a 360 gradi, ma ci siamo dimenticati di dire una cosa: è anche un grande talent scout, perché nel 2017 porta in Australia una delegazione di combattenti thailandesi. Tra questi vi è un fighter chiamato al tempo Supachai. Da lì a qualche mese Buakaw l'avrebbe preso con sé, portandolo alla Banchamek Gym, trasferendogli tutta la sua esperienza. Ecco, da lì a qualche anno questo Supachai avrebbe scioccato il mondo. Oggi tutti lo conosciamo come Superbone Banchamek, ed è forse la migliore eredità che Buakaw ci abbia mai lasciato. Amici, siamo arrivati alla fine di questo estenuante video. Mi sono fatto veramente una maratona per riuscire a farvelo vedere e pubblicarlo prima di Pasqua. Un mattone è stato realizzarlo, ve lo assicuro. Adesso sono le 2 di notte, quindi ti chiedo solo una cosa. Per cortesia, oltre a iscriverti al canale, mettere like e commentare, condividilo. Condividilo più che puoi, perché questo, insieme agli ultimi video, quello su Ramon Dekkers, quello sulla mafia thailandese, quello su Nongo, sono i migliori video che io abbia mai fatto e di volta in volta alzo il tiro. Questo in particolare veramente ci ho messo l'anima e il cuore e ci tengo davvero tanto che possa raggiungere più persone possibile, quindi devi darmi una mano se vuoi vedere questa pagina crescere e i contenuti salire di qualità di video in video. Scusatemi il gioco di parole, non faccio neanche l'editing qua che sono stanco e voglio andare a dormire.
Ecco, e dato che siamo arrivati a questo punto, adesso è Pasqua, settimana prossima me la prenderò un attimo di riposo per metabolizzare e pensare ai nuovi argomenti, ti chiedo, secondo te, su quale personaggio vorresti vedere il prossimo documentario? Scrivimelo nei commenti. Vado a dormire. Ciao ragazzi.